Cari amici di Music Off, siamo qui oggi con questa bella Fender Highway. Una chitarra pensata per risolvere i problemi delle chitarre acustiche sul palco, cioè principalmente maneggevolezza e feedback. Ci saranno riusciti? Andiamo a scoprirlo. L'impressione tenendola in braccio è effettivamente che si tratti più di una chitarra elettrica che di una chitarra acustica, pur essendo però una chitarra con un corpo interamente cavo esattamente come una chitarra acustica, quindi un corpo costruito in mogano, tutto di un pezzo, a differenza di una chitarra acustica, ma con un top flottante, quindi incollato sul corpo in mogano, con un'incatenatura che è un'incatenatura molto particolare proprietaria di questo modello di Fender acustiche. La chitarra però, come vedete, è molto sottile, poco meno di 6 cm, 5,71 per la precisione, ed ha tutte le caratteristiche di contour del body di una chitarra elettrica, quindi il bezel qui, le smussature dietro e anche l'arrotondamento di tutto il resto degli angoli del corpo, quindi ricorda un po' il comfort di una Stratocaster, ma è in effetti una chitarra acustica. Ha un corpo cavo ed ha un volume strabiliante per essere una chitarra così piccola. La sentiamo soltanto dal microfono con cui registro la voce, apposta per fare un paragone tra il volume della mia voce e il volume dello strumento, da spento e non appositamente microfonato, ma che diciamo ha lo stesso equilibrio di microfonazione della voce. Quindi ne possiamo apprezzare il volume acustico. I cantini sono molto presenti. Forse i bassi hanno sì lo stesso volume, ma hanno un po' meno delle frequenze basse che ci aspetteremmo da un'acustica, e questo ovviamente a causa dello spessore della cassa. Ma chiaramente questo strumento è pensato per essere suonato amplificato e dal vivo. Anche il manico e la tastiera ricordano molto uno strumento elettrico, infatti la larghezza della tastiera al nut è di 43 mm, molto più vicino ad una Stratocaster che ad uno strumento propriamente acustico, migliorando quindi le condizioni di comfort e playability dal vivo. Questa era l'intenzione. All'inizio può sembrare un po' strano suonare un'acustica con le corde così vicine, ma in realtà anche passare da una chitarra elettrica ad una chitarra acustica a un stage diventa molto più semplice. Ascoltiamo la chitarra in alcune situazioni tipo, come uno strumming, un arpeggio, un pochino di fingerstyle e un pochino di chitarra solista, e vediamo come rende. Mentre lo facciamo attiverò e disattiverò il microfono posto qui sotto davanti alla chitarra, mentre sarà sempre muto il microfono con cui parlo, in modo che avremo una chiara rappresentazione di come la chitarra suoni amplificata. Ricordiamoci che questo è il suo scopo, suonare appunto amplificata e non propriamente acustica. Ma ho ritenuto comunque importante dare un senso della resa acustica dello strumento con un microfono trattato come lo tratto io di solito, per vedere se anche in studio questo strumento può avere una sua applicazione. Inoltre ci muoveremo tra le due impostazioni di curva di equalizzazione che vengono date dal tono chiuso o il tono aperto, con un blend progressivo delle due curve
muovendosi da un estremo all'altro. Quindi avremo una rappresentazione per ogni applicazione della chitarra di ciascun preset, se vogliamo chiamarlo, cioè solo pick up chiuso, solo pick up aperto, mi riferisco al tono, e pick up e blend del microfono. Ok, facciamo un po' di considerazioni sul suono che abbiamo appena ascoltato. Il pick-up ha un timbro al mio orecchio molto vicino al suono dei pick-up magnetici, perché è molto scuro, sulle medie, molto morbido, non ha le medie fuori e presenti del pick-up piezo. In genere i piezo sono molto evidenti sulle frequenze medio-alte, che per alcuni è un grande vantaggio, per altri è un fastidio, mentre i pick-up magnetici sono molto più morbidi sulle medio-frequenze, medio-alte, e può essere variata leggermente muovendo appunto il tono, ma comunque ottenendo una sonorità sempre abbastanza scura e mai vicino a quella del piezo, mentre il suono del microfono da solo dimostra come la chitarra comunque acusticamente non sia molto grossa sotto, quindi paradossalmente le due cose si controbilanciano, soprattutto se la ascoltiamo appunto microfono e linea. Un aspetto non da trascurare se vogliamo utilizzare questo strumento anche in studio, quindi avere uno strumento sì pensato per il live, ma anche con un'applicazione di studio. Volendo descrivere la sensazione che si ha passando dalle due curve di equalizzazione, quindi chiudendo ed aprendo il tono, con il tono completamente aperto io percepisco un timbro più pieno, quindi più gonfio sotto, più pieno di basse e abbastanza equilibrato sulle alte. Chiudendo invece il tono, quindi passando alla seconda curva di equalizzazione,
mi sembra che l'unica reale differenza, diciamo evidente, è che il suono si assottigli leggermente, quindi perda un pochino di, diciamo, di gonfiore, di basse. Ricomincio dal pick-up completamente aperto in posizione full e poi lo chiudo. Appena giriamo il tono ripercepiamo appunto la presenza delle basse che riaffiora. È secondo me una scelta abbastanza intelligente perché ci permette dal vivo di sfinare un pochettino la chitarra per farla funzionare meglio in un contesto di band. In realtà questo è uno strumento che punta soprattutto a quello. Stiamo suonando la chitarra elettrica, a un certo punto prendiamo l'acustica, suoniamo un pezzo dall'acustica senza dover completamente stravolgere il nostro approccio al suonare. Comunque io continuo ad essere scioccato dal volume che questa chitarra tira fuori da spenta. Soprattutto sui cantini, che sono molto sonori e molto belli. Mentre il basso risulta un pochettino assottigliato, parlo dello strumento acustico ovviamente, mentre poi il pick-up recupera questa caratteristica dello strumento con un bel suono robusto. Diamo una breve occhiata alle caratteristiche tecniche dello strumento. Innanzitutto diciamo che ne esiste una versione Dreadnought, che è quella che abbiamo noi, e una leggermente più piccina, che è una versione Parlor, quindi ispirata agli strumenti dei bluesmen dei primi anni del secolo scorso. Il corpo e il manico sono di mogano, con manico avvitato, appunto parliamo di corpo e non di fondo e fasce come in genere si fa per uno strumento acustico, perché il corpo è di un pezzo scavato di massello, mentre il top è di spruce Sitka, di abete Sitka, come quello di una chitarra acustica appunto, e con un bracing molto particolare che loro chiamano tapered o rastremato, è la traduzione che Fender Italia ha voluto adottare. Tastiera e ponte sono di palissandro, mentre il radius della tastiera è di 12 pollici, quindi una tastiera abbastanza piatta e comoda, mentre ponte e capotasto sono in Tascue. È importante fare anche un confronto con la Fender Acustasonic uscita qualche anno fa, dove l'intenzione era quella di creare uno strumento elettrico che emulasse il suono di una chitarra acustica e quindi aveva un suono prodotto da dei DSP, mentre in questo caso ci troviamo di fronte ad un vero e proprio strumento acustico, dove la produzione del suono è affidata ad un vero e proprio pick-up per chitarra acustica, che però non è un piezoelettrico all'osso, come di solito le chitarre acustiche tendono a preferire, soprattutto in costruzione, ma è un magnete posizionato in concomitanza dell'attacco tra il manico e la cassa, quindi ha necessariamente un suono più morbido e caldo. Il pick-up è stato sviluppato in collaborazione con Fishman, in particolare con la nuova tecnologia di Fishman chiamata Fluence. Promette di essere estremamente resistente al feedback, ma questa cosa chiaramente andrebbe provata su un palco ad alti volumi. Proviamo quindi a tirare due conclusioni. Lo scopo, abbiamo detto all'inizio, di questo strumento era quello di essere comodo sul palco, in un palco rumoroso, possibilmente con una band, e di non avere problematiche di feedback, rientri e in generale amplificazione dello strumento. Secondo me questo obiettivo è raggiunto, perché lo strumento è estremamente comodo, molto simile ad una chitarra elettrica, quindi passare da uno strumento all'altro sarebbe tutto sommato piuttosto semplice ed agevole sul palco, perché il manico è molto simile, la tastiera è molto simile a quella di uno strumento elettrico, quindi la curva di adattamento nel passaggio dall'elettrico all'acustico non c'è. Anche il corpo ha esattamente
questa sensazione, cioè quello di essere il corpo di una chitarra quasi elettrica, praticamente elettrica. Quindi se sul palco io dovessi passare da una Strato a una Tele a questo strumento, a una Highway, il passaggio sarebbe molto fluido, molto naturale, proprio perché le caratteristiche sono molto simili. Un'altra piccola chicca da non sottovalutare di questo strumento è la custodia, molto bella, molto robusta, piena di tasche e veramente esteticamente piacevole anche al tatto e da portare in giro. Il timbro ovviamente fa i conti con il fatto di avere una cassa abbastanza piccola, ma non come ci si aspetterebbe. Questo secondo me in virtù della costruzione, che è praticamente la costruzione da chitarra acustica, al netto del fatto che non abbiamo fonde e fasce, ma un corpo unico scavato di mogano. Ma il top lavora esattamente come il top di una chitarra acustica, quindi la sensazione sotto le dita e anche data dall'amplificazione interna allo strumento è quello di uno strumento acustico, non è quello di una chitarra elettrica adattata a suonare come un'acustica, assolutamente. La scelta del pick-up dal suono magnetico, francamente la capisco. In uno strumento di questo tipo recuperare un po' della grandezza sulle basse dello strumento, diciamo, propriamente acustico grazie al magnetico, secondo me è un'ottima idea. Quindi Fender, good job, ottimo strumento. E amici di Music Off, Alberto Lombardi, ci vediamo alla prossima.